Abbiamo già provato insieme la Volkswagen Taigo in questo video qui in alto nelle schede, nel test drive, ma come di consueto è arrivato il momento di scoprire la sua tecnologia di bordo, quindi strumentazione a 100% digitale, ADAS, ma anche e soprattutto il suo infotainment, quindi non esitiamo ancora, scopriamolo insieme. Allora, dovete perdonarmi perché fa veramente caldo, l'estate è esplosa per quanto siamo ancora a metà maggio qui a Milano, ma partiamo subito con l'analisi di questo sistema infotainment della Volkswagen Taigo. Allora, il layout è molto semplice in quanto abbiamo una cornice con anche un sensore di avvicinamento, di prossimità che attiva un po', vedete, alcune schermate e possiamo anche cambiare le varie schermate, ci attiva in primis il loghino con la mano per andare avanti e indietro nel menu, ma anche il menu a tendina dall'alto per scoprire le varie notifiche e impostazioni. Sui lati di questo touchscreen abbiamo due colonne radio media, il rotore del volume per metterlo anche in muto, phone, voice, nav, app, un altro rotore, car e menu. Tra l'altro qui ci sono le varie spie, il pulsante per l'hazard e subito sotto abbiamo il controllo per quanto riguarda il clima automatico bizona, quindi con i vari pulsanti per lo sbrinamento anteriore e posteriore al massimo, il controllo della ventola, qui abbiamo la temperatura dei vari lati, il sync per sincronizzare la temperatura sui vari lati, lo slider, quindi qui è tutto touchscreen per la temperatura da fredda a calda, il pulsante off, il pulsante dedicato alle varie regolazioni, più che altro per la direzione delle ventole, aria condizionata on e off, il ricircolo e appunto sync, mentre qui, ve lo mostro in breve, abbiamo lo schermo dedicato alla strumentazione 100% digitale, ma ne parlerò alla fine di questo video. Ora scopriamo, anzi iniziamo finalmente a scoprire questo infotainment. Infatti abbiamo, come vi ho fatto vedere all'inizio, due finestre principali. Nella prima abbiamo vari pulsanti che si ritrovano, anzi che vengono seguiti, vediamo, ecco, dagli ultimi 5 pulsanti nella seconda pagina, ma torniamo indietro, vabbè, torniamo con questo sliding del mio dito perché comunque non avrei voluto toccarlo, vi sono sincero, in quanto il nero lucido è molto bello ma si riempie di ditate e di polvere, quindi vi consiglio di portare sempre con voi una pezzetta o un panno. Comunque, abbiamo il centro notifiche in alto, abbiamo l'impostazione per la sfera privata, possiamo condividere la posizione con questo pulsante, oltre a questo abbiamo l'illuminazione della strumentazione, dal 0 a 100, le impostazioni audio, anzi dei pulsanti rapidi per l'audio per quanto riguarda la navigazione verso casa, per accendere o spegnere le istruzioni del navigatore, le impostazioni del suono e infine il centro notifiche in cui attualmente non ce ne sono e quindi con il pulsante, qualora vi fossero, potremmo eliminarle, ma torniamo su e andiamo a scoprire quindi questo infotainment, in primis la radio. In questo momento abbiamo la DAB, tra l'altro, mentre abbasso il volume, vi mostro come su esce appunto lo slider con il volume, mentre in alto abbiamo il pulsantino, più che altro il simbolino per quanto riguarda la navigazione, il GPS è attivato, l'orario, il volume al minimo e la temperatura esterna che è di 29 gradi, ma percepiti ragazzi ne sembrano 57. In ogni caso, abbiamo la sorgente, FM o DAB, i miei media, non ci sono file riproducibili. Poi abbiamo streaming con la connettività della vettura, web radio, audio Bluetooth e FM DAB, torniamo su questa. Abbiamo le varie stazioni, abbassiamo il volume, abbiamo le varie stazioni con i vari loghi su 6 finestre diverse, abbiamo l'elenco delle emittenti, come vedete, selezionandolo in questa maniera, con la freccetta torniamo indietro, l'elenco più che altro della memoria, quindi queste 6 finestre sono per altrettante 36 stazioni disponibili nella memoria, noi per esempio andiamo su DJ30 Songs e l'emittente, abbiamo l'emittente su cui siamo attualmente sintonizzati con l'immagine dell'emittente, possiamo andare avanti e indietro con questo pulsante, oltre che con i pulsanti che vi mostrerò a breve sul volante. Setup sono le impostazioni, abbiamo le impostazioni del suono, con la regolazione di alti, medio, bassi, quindi l'equalizzazione, abbiamo anche in questo caso il bilanciamento all'interno dell'abitacolo con il touch sull'abitacolo ma anche con le freccette e con diciamo, il centramento, i comunicati radio, il volume massimo all'accensione, la variazione del volume in base alla velocità, l'audio Bluetooth che si può regolare su vari livelli, attualmente è spento perché non abbiamo un dispositivo collegato, l'abbassamento dell'infotainment anzi della musica durante il volume durante il parcheggio e le istruzioni del navigatore, vediamo un po', non è al momento disponibile perché non abbiamo il navigatore attivato. Ma torniamo indietro, torniamo alla radio, quindi questi erano i setup per quanto riguarda il suono, abbiamo anche la scansione delle varie stazioni disponibili, era attivata ma con il pulsante siamo tornati semplicemente alle varie stazioni salvate, i tasti direzionali per l'elenco memoria o emittenti, i notiziari sul traffico attivati o meno, eliminazione dei contenuti in memoria, i loghi delle emittenti, vediamo un po'
sono questi, possiamo aggiungere tra i preferiti con la stellina, il testo della radio e le impostazioni ampliate. Vediamo quali sono. Abbiamo la selezione automatica dei loghi delle emittenti, la regione del logo emittente, in questo caso Italia, ulteriori comunicati della DAB, il cambio all'emittente simile se c'è una ricezione debole e la visualizzazione delle emittenti FM o DAB o solo FM, noi la lasceremo FM o DAB. Torniamo indietro, quindi questa era la radio, andiamo su media. Non abbiamo attualmente nulla, possiamo selezionare la sorgente, i Mi Media Audio Bluetooth, abbiamo anche i preferiti, attualmente è vuoto, i file non sono riproducibili perché non ce ne sono. Possiamo gestire i servizi di media streaming, gestire i preferiti, gestire le impostazioni del suono, ma le abbiamo già viste poco fa. E oltre a questo abbiamo anche la selezione del dispositivo audio Bluetooth, il Wi-Fi e i notiziari sul traffico. Non vi farò vedere in questo video, ma domani ve ne caricheremo un altro, quindi un tutorial direttissimo su come collegare il vostro smartphone via Bluetooth alla Volkswagen Taigo, quindi potremmo anche saltare quella che è la procedura per visualizzare anche il telefono. Vediamo per esempio delle impostazioni, seleziona telefono cellulare, il numero di voicemail, la gestione dei preferiti, la selezione di una suoneria, l'ordine dei contatti e l'importazione anche dei contatti. Qui abbiamo anche il pulsante di chiamata di emergenza. Voice, per abilitare il comando vocale si può comprare un codice di attivazione nello shop, con il pulsante anche per andare allo shop, ma non siamo interessati. Nav, è possibile attivare questa funzione nello shop, quindi anche qui io non ve lo faccio vedere in questo video in quanto la Volkswagen Taigo non ce l'ha abilitato, ma abbiamo provato nella playlist qui in alto nelle schede tanti infotainment, compresi gli ultimi di ultima generazione di Volkswagen, mi riferisco alla Golf 8, oltre che alla Volkswagen Polo o la Golf Variant per esempio, quindi potete tranquillamente scoprire il navigatore delle nuove Volkswagen di ultima generazione tramite quei video. App, benvenuti in App Connect, quindi adesso vi sto facendo vedere direttamente tramite le scorciatoie, le shortcut, ma poi andremo a vedere le complete finestre presenti sul menu. Qui abbiamo App Connect, quindi possiamo collegare un dispositivo tramite la presa USB, da un lato c'è l'USB-C, ce ne sono due sotto il controllo del clima, e dall'altro lato in questo caso io ho un iPhone e vi farò vedere nel video di domani anche Apple CarPlay con il cavo Lightning, ma abbiamo anche Android Auto e MirrorLink. Nel setup possiamo andare a selezionare dispositivi mobili e consentire la visualizzazione di avvisi MirrorLink. Nelle informazioni Apple CarPlay, MirrorLink e Android Auto. Abbiamo Car, quindi le impostazioni, possiamo visualizzare il Digital Cockpit, quindi le informazioni sul cockpit, una visuale 1, una visuale 2, come vedete si possono anche modificare le varie informazioni da un lato e dall'altro dei quadranti che vedremo fra un po', e possiamo averla anche classica, quindi con la marcia inserita e la velocità. Oltre a questo, dati di marcia, qui abbiamo i dati dalla partenza, di lungo periodo e anche dall'ultimo rifornimento di carburante. In basso abbiamo la silhouette della Taigo, l'autonomia rimanente in chilometri e qui le informazioni sono i chilometri percorsi, l'orario, anzi le ore di guida, la velocità media in chilometri orari e il consumo medio in litri su 100 km. In setup abbiamo le impostazioni del veicolo in generale, che sono diverse. Possiamo attivare o disattivare le SC, i pneumatici possiamo regolare la pressione pneumatici dopo aver magari cambiato le gomme, l'avvertimento della velocità eccessiva con i pneumatici invernali con un'avvertenza secondo una velocità specificamente da noi settata, le luci abbiamo Dynamic Light Assist e le frecce Comfort, l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori, luci soffuse anteriori, luci soffuse delle porte, luci soffuse del vano piedi, quindi l'illuminazione d'ambiente interna. Abbiamo anche la funzione Coming Home e Living Home, quindi quando apriamo o chiudiamo l'auto con il telecomando, le luci rimarranno accese e si spegneranno o al contrario per 10 secondi, in quanto l'abbiamo deciso noi. Parcheggio e manovre, attivazione automatica del sistema di controllo per il parcheggio, ve lo faccio vedere in quanto quest'auto non ha una retrocamera, ma comunque abbiamo i sensori a 360 gradi, possiamo andare a togliere il volume e anche disattivare i sensori di parcheggio, ma chiudiamo. Volume avanti, suono davanti, volume dietro e suono dietro, e l'abbassamento dell'entertainment, quindi del volume della radio e del Bluetooth. Funzione del freno di manovra attiva. Torniamo indietro. Specchietti e tergicristalli. Abbiamo l'abbassamento in retromarcia degli specchietti retrovisori di quello lato passeggero, l'accostamento degli specchietti al bloccaggio porte, mentre per i tergicristalli abbiamo la tergitura dell'1.8, quando piove abbiamo i tergicristalli attivati nell'anteriore e mettendo la retromarcia ce li attiverà automaticamente anche nel posteriore sull'1.8. Apertura e chiusura, l'apertura comfort degli alzacristalli, tutti i finestrini, solo conducente off, e la chiusura centralizzata a tutte le porte, solo una porta e lato veicolo. Quadro strumenti, i contenuti dell'Active Info Display li abbiamo visti prima.
dispositivi comfort, consigli ecologici, il tachimetro digitale, la temperatura dell'olio e poi il reset dei dati di marcia dalla partenza, di lungo periodo e del contachilometri. Ora e data, sorgente oraria manuale o secondo il GPS, attualmente sono le 16:53, abbiamo l'impostazione automatica dell'ora legale, GMT più un'ora e la data in automatico. Service, abbiamo il numero di identificazione, l'ispezione della manutenzione e il cambio dell'olio in giorni o chilometri. Ma torniamo indietro, selezioniamo ancora stato del veicolo e abbiamo praticamente tutto a posto, nel senso che il sistema di controllo pneumatici non ci dà alcun avviso e in generale l'auto ci augura buon viaggio. Ma torniamo sul menu. Abbiamo visto la radio, il telefono l'abbiamo visto solo in parte, la navigazione non è attiva, andiamo agli ADAS, in quanto l'auto ha il sistema IQ Drive. Abbiamo il mantenimento di corsia attivato con la vibrazione del volante magari, le informazioni ci parlano di cosa si tratta di questo sistema. Abbiamo anche il front assist con il preavvertimento medio, tardi o presto in base alla distanza e visualizza l'avvertimento di distanza. Queste sono le informazioni, se necessario l'auto frena in automatico, abbiamo il rilevamento della stanchezza e abbiamo anche il regolatore di distanza con il cruise control adattivo, profilo di guida sport, eco, comfort o normal, l'ultima distanza selezionata attivata o meno se vogliamo una memoria e la distanza molto piccola, piccola, media, grande e molto grande. Chiudiamo. Abbiamo ancora le impostazioni, il front assist, il lane assist e il rilevamento di stanchezza del conducente, quindi un menu a tendina completo. Torniamo al menu, abbiamo i media, ma l'abbiamo visto prima, App Connect lo stesso, il veicolo e quanto abbiamo visto poco fa, le impostazioni del suono le abbiamo già visualizzate e nella seconda pagina abbiamo gli utenti. Quindi l'ospite, io, insomma, possiamo cambiare un po' l'utente con anche un'immagine del profilo, diciamo così, coniando il linguaggio dei social. Se abbiamo diverse persone nel nucleo familiare o comunque vari possessori in una società, in una compagnia, che usano spesso la macchina e si vogliono alternare con le loro preferenze dell'infotainment. Poi setup sono le varie impostazioni relative allo schermo con il display off in 10 secondi o comunque, ecco esattamente, la luminosità molto alta fino a molto bassa, il suono del touch che potrebbe esserci utile in quanto questo schermo non ha un feedback aptico e se vogliamo essere sicuri di aver cliccato da qualche parte possiamo attivare i suoni del touch, ma io per questo video, per non annoiarvi, l'ho tenuto spento. Suono dei tasti nel menu, orologio in modalità standby, sensori di prossimità, gesto con le mani e il feedback ottico dei gesti con le mani, oltre a quello acustico. Poi ora e data l'abbiamo visto prima, la lingua, ce ne sono diverse, altre lingue per la tastiera, dal bulgaro fino all'ucraino, unità di misura distanza in chilometri o miglia, velocità in chilometri orari o miglia orarie, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit, il volume in litri galloni secondo il sistema degli Stati Uniti o del Regno Unito, i consumi del carburante in litri su 100 km, chilometri litro, miles per gallon secondo appunto quindi le miglia per gallone secondo il sistema statunitense o del Regno Unito e la pressione in bar, kilopascal o PSI. Torniamo indietro, il comando vocale non è attivato, il wifi, possiamo usare il sistema infotainment come hotspot, possiamo avere una connessione rapida con l'infotainment e cliccare appunto sul wifi per attivarlo, ma noi non lo vogliamo attivare. Connessione dati, integrata con una eSIM e anche possiamo visualizzare i pacchetti dati. Oltre a questo abbiamo la gestione dei dispositivi mobili, attualmente ce l'ho collegato perché l'ha conosciuto in precedenza come anche quello del caro Bart, resetta le impostazioni standard, le informazioni di sistema, il copyright e l'assistente di configurazione. Ma torniamo sul menu. Ancora nella seconda pagina abbiamo lo shop, l'aiuto, quindi con un manuale praticamente questi nostri tutorial stanno diventando sempre più inutili purtroppo, e le note legali di questo sistema, ma è arrivato il momento di visualizzare il cockpit dietro il volante. Infatti abbiamo sulla corona, sulla razza sinistra, i pulsanti relativi al cruise control adattivo con la distanza dal veicolo che ci precede, il set e il resume, il pulsante di accensione o spegnimento e anche il pulsante per attivare i sistemi relativi appunto al mantenimento di corsia e al cruise. Oltre a questo i pulsanti del volume e dei media. Dietro abbiamo la levetta che con avanti o dietro ci permette di controllare il satellite, appunto l'illuminazione, ma anche il pulsante che ci dà accesso con una pressione a quelli che sono i vari assistenti
che possiamo visualizzare. Oltre a questo possiamo visualizzare sul lato destro, quindi sulla razza destra del volante, il pulsante per il comando vocale, in basso e in alto con la freccetta possiamo controllare qualcosa che vi mostro a breve, e anche con il menu a destra e a sinistra, ok per andare a settare una determinata visualizzazione, in view una visualizzazione specifica di tutto il cockpit, e il pulsante per andare avanti e indietro con le stazioni radio e anche con le canzoni, magari se abbiamo attivo il Bluetooth o Apple CarPlay. Ma visualizziamo questo schermo con un layout abbastanza interessante, in quanto abbiamo innanzitutto in questo caso una visualizzazione molto minimal con la Taigo che ci dà buon viaggio, ma anche in alto l'orario e i vari sistemi di sicurezza messi in pausa perché attualmente siamo fermi. La temperatura, sui lati abbiamo la temperatura dell'acqua nel lato sinistro, e sul lato destro il livello del carburante. In basso invece abbiamo il logo che ci avvisa che lo start and stop è disattivato, la marcia in P, i consigli ecologici, il trip, cinture di sicurezza, mantenimento di corsia, il contachilometri e anche il tachimetro. Ma cambiamo un po' questa visualizzazione. In primis, con View, guardate un po', possiamo visualizzare una vista un po' meno minimale, un po' più squadrata, un po' più moderna, con l'orario di guida dall'ultimo rifornimento di carburante, il consumo medio, al centro sempre questa informazione molto minimal del buon viaggio, l'autonomia e in alto la musica. Sempre cliccando su View possiamo andare ad una visuale un po' più consueta, con due quadranti circolari. In uno abbiamo il contagiri con anche l'indicazione della marcia inserita, e su quello di destra invece il tachimetro in digitale, e anche con una lancetta che simula quella analogica. Ma appunto, come possiamo vedere altre finestre, in primis con la freccetta possiamo andare in questa finestra su e giù se ci sono ulteriori informazioni, oppure cambiare proprio finestra, andare ai dati di marcia, quindi la velocità in chilometri orari, o ancora i dispositivi comfort. Vediamo un po', premendo ok, abbiamo la climatizzazione con i consumi relativamente all'auto da ferma, la velocità come detto, la temperatura dell'olio attualmente 89 gradi, il trip, per resettare il trip teniamo premuto su ok, oltre a questo il consumo attualmente di 0,8 litri di benzina per ora, la vista d'insieme con tutte quante le informazioni relative ai consumi, l'autonomia di 510 km e i nuovi dispositivi comfort. Cambiando, andando a destra, abbiamo appunto gli assistenti. Vediamo un po' cosa ci mostra: lane assist, cruise control adattivo, limitatore di velocità, front assist, e per tornare indietro, quindi quando saremo alla guida avremo tutte le informazioni su questa corsia simulata con la silhouette della vettura. Ancora audio, non abbiamo niente di riproducibile, telefono anche qui, e infine lo stato del veicolo che ci dà buon viaggio perché è tutto a posto. Questa quindi era la tecnologia di bordo di Volkswagen Taigo. Ora vi chiedo di farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete domande, suggerimenti o curiosità. Inoltre cliccate sul pollice in su per lasciarci un like se questo video vi è piaciuto, magari vi è tornato utile, e iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche. Oltre, se vi va di restare aggiornati sul mondo dell'informazione a 2 e 4 ruote a 360 gradi, seguiteci sul nostro sito internet, su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente, perché credetemi siamo dovunque, vi basterà cercare wedrive.tv.